Eccoci, ciao a tutti, ben ritrovati sulla mia pagina Facebook e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Now Playing by Marco Fullone. È un appuntamento settimanale che faremo ancora per alcune settimane fino a gennaio, dove io ospiterò alcuni amici, soprattutto grandissimi artisti, dove parleremo di musica, di collezionismo, dei nostri dischi preferiti e di altre curiosità. Insomma, ci divertiremo con la buona musica, con la gran bella musica. E questa sera, come ormai già sapete, il mio ospite speciale è un artista che apprezzo, che conosco da tanti anni ed è uno dei miei cantautori preferiti in assoluto ed è Mario Venuti. Ciao Mario, Ciao, eccolo. ciao. Come stai Mario? Anche tu la tua barba comincia quasi ad assomigliare a quella di Garibaldi, non so. Eh, sì, Eh? sì, abbiamo tutti un po' queste barbe, danno tutti un'aria un po' risorgimentale. Siamo Esatto. tutti degli eroi risorgimentali. Chi Quindi assomiglia a Nino Bixio, chi... eccetera, eccetera. grande Maria, innanzitutto grazie veramente per aver accettato il mio invito. Io e Grazie a te te. ci conosciamo da un sacco di anni e tu sei comunque un artista che io ho sempre apprezzato perché rispetto ad altri sei uno che ascolta anche tanta musica di tanti generi diversi, no? A volte ci sono dei musicisti che sono un po' spocchiosi da questo punto di vista, dice no, io non voglio essere influenzato, ascolto solo le mie cose, faccio solo dei temi. C'è un po' questa cosa qua in giro, no? Ma guarda, dipende. Io condivido invece con alcuni colleghi, a volte ci facciamo il problema opposto, di essere forse un po' troppo eclettici e questo a volte ci pone il dubbio di essere un po' dispersivi. Ah, ok. A me piacciono tanti generi musicali, mi piace mischiarli, mischiare anche cose che apparentemente distantissime tra loro e metterli insieme anche negli stessi dischi. Questo a volte mi crea dei dubbi, però alla fine credo, spero di riuscire attraverso la cosiddetta cifra stilistica, no? La maniera di interpretare il canto, il timbro vocale, la maniera il sound che alla fine deve in qualche modo rendere uniforme dei materiali sonori che hanno delle ispirazioni molto distanti tra loro. Ho non so, per esempio Daniele Silvestri, tempo fa parlavamo proprio di questo, che lui è uno che ama cose diversissime tra loro. E a volte anche lui si pone il problema di come riuscire a far stare insieme questo materiale che ha delle... Poi nel modo anche di svilupparle, no? Ci diverte, no? Sperimentare quel sound che sa un po' di... poi facciamo quella cosa un po' latina che ci ricorda quella lì. E non sempre è facile riuscire a incollare tutte queste Immagino, cose. però tu sei uno che ha sempre fatto dischi anche sempre molto diversi, cioè negli album si ritrova un po' di tutto, dal cantautorato, un po' folk, alla musica rock, un po' new wave, un po' l'elettronica, cioè veramente ti sei Il sbizzarrito Brasile. nel tempo, no? Senti, ma mh, come hai vissuto tu questo 2020, no? Perché è stato l'anno terribile un po' per tutti gli artisti. Tanto saluto Irene Guglielmi, che è una mia carissima amica cantante, anche lei è meravigliosa. Insomma, è stato difficile non potersi esibire. Tu sei uno che sta sempre sui palchi, insomma, che ti piace avere il contatto col pubblico, suoni tanto dal vivo. Sì, ovviamente sto soffrendo come tutti. Ehm, un po' quest'estate sono riuscito a fare circa una decina di concerti, alcuni anche molto belli, molto interessanti, anche delle cose particolari, con dei musicisti, con collaborazioni con un conservatorio, perché ho fatto una cosa col coro lirico siciliano che adesso stiamo rilasciando in questi giorni perché è stato tutto ripreso e registrato e mi hanno Wow. chiesto, sì, 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 mi hanno chiesto quest'estate di interpretare alcune canzoni del repertorio italiano classico, tipo Parlami d'amore Mariù, Non ti scordare, che voglio dire, sono per me delle sfide, è un modo
per andare oltre i miei limiti, e abbiamo Ah, suonato in delle location molto belle, il Teatro Greco di Siracusa. Infatti i video che abbiamo registrato, che stiamo rilasciando, sono proprio registrati al Teatro Greco di Siracusa. E ho fatto delle cose con un conservatorio in Calabria, con dei musicisti, con degli archi del conservatorio. E io, appunto, ritornando anche al discorso di prima dell'eclettismo, io mi misuro un po' con realtà molto diverse tra loro, perché la musica è bella tutta, e per me è sempre un modo, anche le mie stesse canzoni possono essere reinterpretate in maniera diversa ogni volta. Insomma, è tutta una materia viva, è come la lava qua dell'Etna, è sempre fluida, è un materiale fluido. certo. Senti, io a parte mi ricordo, sono stato a casa tua lì a Catania, questa casa molto luminosa, no? Nel centro storico, insomma, quindi sei un po' avvolto dalla bellezza, dal calore, dal colore, dai profumi, insomma, di una terra incredibile come la Sicilia. Peraltro tu non sei proprio esattamente di Catania, no? Sei di origine, tuo papà era, mi sembra, di Messina e una mamma napoletana, vero? Sì, sì, mio padre ha origini messinesi, mia madre invece campane, di Castellammare di Esatto, ok. Stabia, Senti, ma ecco, ma da un punto di vista di composizione, no? Perché un po' tutti gli artisti sono sempre molto influenzati, se vuoi, dalla loro terra, no? Mi viene in mente lo stesso Battiato, o la Carmen Consoli, per citare quelli, insomma, alcuni di quelli siciliani più importanti, che ne so, Pino Daniele, a Napoli e via discorrendo. E tu sei stato un po' anche milanese per un certo periodo, no? Quindi hai assorbito un po' anche di questi continui spostamenti, viaggi dalle varie culture, perché nel tuo eclettismo di prima un po' lo dimostra, no? Poi hai deciso di tornare giù in Sicilia. Ecco, da questo punto di vista preferisci l'atmosfera da un punto di vista creativo, rimanere nella tua terra? Diciamo che io non me ne sono poi realmente andato del tutto da qui. Anche Milano, insomma, è sempre stata, sì, negli ultimi anni, a volte, insomma, dei periodi più intensi, perché ho dei contatti con musicisti, autori che risiedono a Milano, con cui è stato bello collaborare. Insomma, ho tanti amici a Milano. Però appunto il legame con la mia terra non si è mai spezzato. E dal punto di vista musicale devo dire, sono, diciamo, un po' contrario alla riproposizione del folklore, no? Da cartolina, così anche un po' Certo, banalizzato, giusto, per giusto. cui queste influenze arrivano in una maniera più indiretta, e a volte possono essere anche più marcate. Ho scritto anche delle canzoni in dialetto siciliano, per dire che comunque il legame, anche la lingua, no? Il dialetto ha una sonorità molto particolare, che usate in certi brani, contribuisce a definirmi maggiormente come siciliano, cioè, Certo. geograficamente mi colloca in una maniera più precisa. Però sono sempre stato uno che guarda al mondo. In fondo sono un provinciale che guarda al mondo, che viaggia, anche se magari adesso non riesco a viaggiare fisicamente, però attraverso la musica, la cultura ci si può sempre approcciare a dei mondi anche lontani. Ma io infatti penso sempre a una delle più belle canzoni della musica italiana, secondo me, che è Fortuna. E poi non so che rapporto hai con le tue canzoni che devi cantare per centinaia di volte, no? E magari a volte non sempre gli artisti sono felici, no, di ricantare sempre le stesse canzoni, ma immagino che No, offrire la Fortuna, gioia ai Fortuna è tuoi una canzone ascoltatori. invece a cui sono molto legato, Ecco, vabbè, perché meglio, no, immagino, dico però, ho sentito a volte nelle interviste gli artisti che non ne possono più di rifare magari per migliaia di volte la stessa canzone. Però mi piace un sacco quel pezzo dove tu dici questo ragazzo di 40 anni ha amato un uomo e poi una donna, mi racconta che ha passato un anno e mezzo in una comune dello stato di Bahia, no? E anche se da tempo è ritornato, sarà sempre un figlio di Emangià. Quindi tu sei un po' comunque legato al Brasile, nel senso sì, musicalmente. sì. Però la cosa strana, perché poi le vie della musica e anche le storie delle persone che si incontrano sono sempre fatte di cose anche sorprendenti. Io proprio in Sicilia, a Palermo, ho conosciuto Fortuna, che è il personaggio, il ritratto che faccio in questa canzone, in fondo è dedicato
a questa persona che per un po' è stato un po' il mio guru, no? Mi ha introdotto alle magie della musica brasiliana, però era anche un seguace del candomblé brasiliano, appunto un figlio di Iemanjá, che magari per chi non lo sapesse è una divinità dell'Olimpo della cultura afro-brasiliana, no? È la dea del mare, delle acque. E quindi attraverso la sua storia, che è la storia di una persona che per tanto tempo ha viaggiato, un po' come si faceva negli anni 70, che si formavano le comuni, che si stanziavano magari in un bel... E lui mi ha raccontato la sua storia. Per anni era stato lì in riva a un fiume nello stato di Bahia, e quindi aveva assorbito questa cultura e quindi mi ha un po' trasmesso questo amore per questa musica, per questa cultura, e io ho fatto un ritratto, però al tempo stesso ho fatto un omaggio a quel mondo, a tutti i grandissimi cantautori brasiliani, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, perché sono degli autori straordinari che insomma mi hanno insegnato tanto, perché c'è una ricchezza poetica, armonica, per chi è appassionato di chitarra, insomma sono degli accordi meravigliosi, perché una scoperta continua, ecco, è stata per me. Beh, chi ti ha visto dal vivo nei teatri o anche nelle arene, eccetera, si sente molto questa influenza brasiliana quando suoni anche tu la chitarra, anche da solo, insomma, quindi è sempre c'è questa vibrazione, insomma, che arriva. Peraltro, quando tu adesso parlavi un po' di queste divinità, di tutto questo mondo anche spirituale, no? Mi ha fatto venire in mente, per esempio, nel capitolo introduttivo della biografia di Sting, in cui lui racconta proprio all'inizio del libro che va a Rio de Janeiro e poi a un certo punto lì gli dicono che deve andare assolutamente a fare questa specie di party nella foresta, di questo incontro con un guru, questo uomo spirituale pazzesco, in cui prende questo taxi e poi ovviamente si pente perché questo qui passa in posti assolutamente incredibili. Poi finalmente dopo ore di viaggio arriva nella foresta e gli danno da bere una roba di cui da lì gli esce fuori tutto forse sono dei funghi qualche cosa di... l'ayahuasca forse che è una sostanza di origine amazzonica, che è una sì, droga esatto, quindi esatto, lui racconta di questa cosa che gli l'ha molto segnato, quindi insomma credo che un po' negli artisti c'è un po' questa voglia di un po' di Oriente, ma anche di viaggiare un po' proprio con anche utilizzando sostanze. Tra l'altro ho visto che peraltro nella tua scelta, perché io come ho chiesto anche a Saturnino la scorsa settimana e farò anche con chi ti seguirà, e cioè con Mario Venuti, Federico Zampaglione, Ringo, Nick the Nightfly, eccetera, chiederò a tutti quali sono i 5 titoli degli album, insomma, che hanno ascoltato di più, che li hanno influenzato di più nella vita, no? E curiosamente tu hai scelto 2 dischi, per esempio, tra i vari... Vabbè, a parte hai scelto Circulato di Caetano Veloso, quindi torniamo un po' al discorso, poi dopo ce li racconterai ovviamente questi dischi. Ma 2 dischi che sono un po' legati anche al mondo della psichedelia, dell'uso delle sostanze. Cioè, uno è Revolver dei Beatles, che è un album che profondamente poi ha un po' influenzato tutto il mondo anche della psichedelia, no? Ed è un disco che per l'epoca era assolutamente rivoluzionario, no? Con le chitarre registrate al contrario, con tutta questa serie di cose un po' folli, tant'è vero era un disco che loro avevano realizzato e non era un disco che si potesse fare molto facilmente dal vivo, no? E lì c'è addirittura l'uso del sitar, eccetera. Questo mondo mi sembra un po' che ti attrae, no? Di questa parte un po' così mistica, spirituale e psichedelica allo stesso tempo. Sì, vabbè, ma il mondo dei Beatles è veramente un pozzo senza fondo di scoperte. C'è la magia dei Beatles è che in una carriera fulminante di circa una decade hanno lanciato talmente tanti semi che poi dopo sono germogliati negli anni successivi, perché poi da una piccola, come dire, scia lasciata dai Beatles si sono fondati intere carriere di gruppi. Cioè, per esempio, la psichedelia, i Pink Floyd l'hanno
in qualche modo approfondita, estesa, e la psichedelia era uno degli aspetti della musica dei Beatles, perché poi c'era questo il gusto, per esempio, così orchestrale che aveva soprattutto Paul McCartney, che in questo disco è ben rappresentato da Eleanor Rigby, una canzone eseguita semplicemente con un quartetto d'archi. Straordinario. Però in questo disco ci sono anche appunto le evasioni, come dire, l'interesse per l'India manifestato soprattutto da George Harrison, con alcune canzoni in cui il sitar fa da padrone e sono affascinantissime. Sì. Poi c'è il rock anche psichedelico di John Lennon, che raggiunge il massimo anche della, come dire, appunto del viaggio, no? Nell'ultimo pezzo Tomorrow Never Knows, che è strabiliante anche per la tecnica di registrazione, per i suoni che vengono montati ad arte da George E quindi John Martin. Lennon, quel brano lì. Sì, di John Lennon, e quello è un brano straordinario, modernissimo tuttora, eppure siamo solo nel 1966. Oppure ci sono le cose invece più influenzate dalla musica nera, come Got to Get Into My Life, che ha un suono molto Stax, perché ancora la Motown non esisteva, Sì. c'era la Stax. Sì. Quindi, l'hanno coverizzato gli Earth, Wind and Fire, peraltro, quel brano esatto. lì. Ecco. Perché è una canzone di chiara Si ispirazione prestava, soul, certo. black, sì. E Paul McCartney era uno che era veramente una spugna, perché assorbiva un po' dappertutto e riproponeva poi a suo modo. Ecco, i Beatles per esempio rappresentano un esempio di eclettismo, che però riesce a personalizzare qualsiasi cosa incontra sulla sua strada. E quindi questo è un disco molto eclettico, molto ricco di suggestioni, e anche dal punto di vista del suono, registrato con un 4 piste, perché allora non c'era Sì. la disponibilità tecnologica, però tutt'oggi suona meravigliosamente. Poi nelle versioni rimasterizzate si può apprezzare ancora di più la magia del sound. Quindi, peraltro, insomma, guarda, sono uscite, scusa se ti interrompo un secondo, proprio perché hai detto una cosa straordinaria, perché i Beatles già dal 2009 per la prima volta hanno la famiglia, insomma, di Yoko Ono, Paul McCartney, la moglie di George Harrison, hanno deciso di prendere i nastri originali che non erano mai stati toccati, perché i dischi, i CD sono stati realizzati con i master che erano già in circolazione, ok? Quindi le preziose bobine registrate agli Abbey Road insieme a George Martin, eccetera, non erano mai state utilizzate. Poi le hanno prese il figlio di racconto questa storia perché è interessante. Il figlio di George Martin, Giles Martin, siccome George Harrison era amico del proprietario e fondatore del Cirque du Soleil, non ricordo il nome, ma questo signore visionario ha fatto un progetto meraviglioso, no? Che è quello appunto del Cirque du Soleil. Aveva messo giù una storia per fare uno spettacolo dedicato alla musica dei Beatles. George Harrison disse assolutamente sì, lo chiedo anche agli altri. Quindi lui ha chiesto ovviamente agli altri Beatles se erano d'accordo nel fare questa cosa qui, e addirittura il fondatore del Cirque du Soleil ha creato un teatro, ha fatto costruire un teatro apposta a Las Vegas con il suono in surround, perché secondo lui la musica psichedelica dei Beatles soprattutto meritava questo trattamento. Quando sono andati a prendere le bobine per fare questo spettacolo, hanno scoperto che c'erano le 4 tracce e quindi c'erano i vari strumenti posizionati in vari punti dello studio, quindi hanno potuto rielaborare il suono rifacendo un vero e proprio remix, e questo poi ha consentito di fare addirittura queste incredibili Blu-ray audio che sono uscite negli ultimi anni, per esempio di Sgt. Peppers, ma lo stesso anche adesso è uscito anche di la raccolta di John Lennon con l'audio con una qualità strepitosa. Quindi erano dei semplici 4 piste, però in realtà sapevano registrare, e quindi il risultato oggi di quella musica lì, se lo vai a risentire con i mezzi tecnologici tipo questi qua che vedi dietro, è veramente incredibile. Quindi un domani magari riprenderemo i nastri. Diciamo, non è che siamo degli audiofili. Esatto, magari. Anch'io ecco. Qua, adesso. Bravo, facci vedere. Qua
Cioè, casse Ah, Bluetooth. vedi? Anche mi sembra di conoscerle quelle casse. C'ho un amplificatore Anthem e Ah, un vedi? lettore Denon. Bravo, bravo. Beh, le casse Bauer e Wilkins, facciamo un po' di promozione ai nostri amici. Ecco, quindi comunque la tecnologia, adesso infatti poi arriveremo anche a questo. No, mi fa piacere perché è una tra le cose che avrei voluto chiederti, perché io spesso sento gli artisti che girano con le cuffiette, no? Tu invece sei uno che ha sempre voluto ascoltare la musica come si deve, no? Con un bel impianto, Beh, giusto? cuffie, magari prendo delle cuffie così un po' più delle Sì, Sennheiser, che sono un po' più certo, una certo. qualità. Però ecco, non sei uno di quelli che gira solo col telefonino ormai per ascoltare la musica, che ci No, sta in effetti ovviamente. devo dire che è un po' frustrante per noi, soprattutto chi mette una certa cura nel missaggio, nel mastering, sta lì a sbattere le corna, perché no, non mi piace, qui stai lì a perfezionare i Certo. messaggi, e poi sapere che la maggior parte delle persone ascolta la musica con l'altoparlante dello smartphone, questo è un po', però non ci voglio pensare. No, vabbè, Io comunque infatti, noi infatti pensiamo sempre che soprattutto le persone che vogliono... Io ho degli amici che ovviamente non sono appassionati di alta fedeltà, no? Però quando sono venuti a casa mia, mi ricordo poi c'è anche un antefatto che mi ricordo di un album che stavi registrando, poi mi hai fatto avere il master perché non eri convinto di come si sentisse, io poi l'avevo ascoltato a casa. E quindi c'è da parte tua sicuramente anche un po' di sei un po' maniacale, no? Nella volontà, è che secondo me è assolutamente... L'altra volta parlando con Saturnino dicevamo che ne so, per esempio gli Steely Dan, ma anche tanti altri artisti che sono veramente, sono stati dei folli, no? Nella registrazione in studio, alla fine è arte anche quella, perché riuscire a far sentire la musica come l'artista l'ha pensata in quel momento deve essere una cosa straordinaria, no? Per cui bisogna perseguire, no, la qualità da questo punto di vista. A questo proposito, volevo dire a chi ci sta ascoltando che io recentemente ho remasterizzato i miei primi due album, un po' di Febbre del 94, quello che appunto conteneva Fortuna, e Microclima del 96. Grande. Sono due dischi registrati, prodotti da Alan Goldberg, che insomma, è stato un produttore dei dischi di Pino Daniele, di Fossati, ed era veramente un grandissimo tecnico del suono. E adesso le versioni rimasterizzate sono sicuramente restituiscono anche tutta la ricerca sonora che c'è stata durante, per esempio, Microclima, il mio secondo album del 96, è stato registrato in ben 5 mesi di session. Cioè oggi credo che un artista registrato in 5 mesi, cioè Pazzesco. appunto tu parlavi degli Steely Dan, gli Steely Dan stavano un anno in studio, cioè c'era una ricerca della qualità, delle esecuzioni, della produzione, degli arrangiamenti, che oggi un po' forse si va un po' a tanto al chilo, perché bisogna produrre forse in maniera più veloce. Per carità, la tecnologia permette di arrivare a dei risultati molto più velocemente, in una maniera molto, molto performante. Però comunque io adesso che mi sono ritrovato a riascoltare questi dischi che non riascoltavo da tempo, devo riconoscere che comunque c'era un lavoro, una ricerca, e quindi mi fa piacere appunto che si sia fatto questo lavoro di remastering. Chi vuole sulle piattaforme digitali può trovare questi dischi nelle versioni rimasterizzate, e man mano farò anche il lavoro per i dischi successivi. Quindi ancora ci Sì, però credo ancora. Mario non diciamo eresie, dobbiamo fare la versione vinile però, eh. La versione vinile sta per essere pubblicata del primo album e man mano verranno anche le altre. Anche a Ok, quelle mi ci stiamo raccomando perché voglio supervisionare la tua pubblicazione in vinile, perché poi giustamente soprattutto i collezionisti, i tuoi fan saranno sicuramente molto felici perché i vinili, perché quegli anni lì ormai non si facevano più i vinili. No, infatti Ecco. sarebbe la prima volta. Infatti Ecco, la prima quindi ci volta. sono tanti dischi che oggi vengono ripubblicati per la prima volta, oppure li facevano come dei gadget, no? Negli anni 90, negli anni 2000, il vinile era visto come un gadget per i fan, quindi non si stampavano quasi più, tranne quelli per i figli audiofili, vabbè, ma è un mondo molto più di nicchia, diciamo così, no? Oggi finalmente la situazione è cambiata perché il vinile sta tornando. E a proposito di vinili, no? Appunto, tu nelle varie liste di album che hai citato come tra i tuoi dischi preferiti, hai citato tra l'altro uno dei dischi che io amo di più in assoluto,
che è l'album di Elton John, questo qui. Adesso poi facciamo vedere, vedi, fare un vinile che cosa significa? Questi erano i dischi come si facevano in quegli anni, no? Con dentro poi tutti i testi, la grafica. Perché ricordiamolo, è un album doppio. Un album doppio, esatto. Io peraltro, scusami, faccio una cosa. Ah, ora sì. Perfetto, possiamo parlare di questo disco. Ecco. Peraltro, aspetta, sono stato un grandissimo fan di Elton John perché i miei fratelli maggiori erano nei primi anni 70, io ero ancora un ragazzino, e portarono i dischi di Elton John in casa, e soprattutto quelli diciamo dal suo debutto del 69 con Empty Skies fino al 76-77. Credo che Elton abbia creato dei capolavori inarrivabili, tra cui appunto Goodbye Yellow Brick Road, che io so dalle interviste che è stato scritto in pochissimi giorni, perché Elton aveva in quel periodo una vena artistica, una vena creativa formidabile. Lui riceveva da Bernie Taupin, il paroliere, questi testi, e so che si ritirò per alcuni giorni in un albergo in Giamaica e scrisse 21 canzoni meravigliose che sono contenute in questo album in 2 o 3 giorni. Cioè una cosa incredibile. E vedi, la creatività esplode poi nei momenti belli. Loro hanno scritto una marea di canzoni incredibili, poi questo disco è veramente bello. Peraltro lui già arrivava da questo capolavoro, che poi fondamentalmente forse non è neanche l'album più bello di Elton John, no? Il suo album omonimo, però aveva quel capolavoro assoluto. Lì c'è Your Song. Vedi, questa è la versione per il cinquantennale, no? In vinile color oro. Caspita. Ecco, vedi, queste sono le cose che oggi, per fortuna, la discografia, siccome vive di catalogo, no? Soprattutto, perché peraltro gli artisti nuovi, giovani, ormai fanno solamente lo streaming, no? Però sul catalogo riescono ad avere queste cose incredibili in cui riescono a ristampare soprattutto gli artisti degli anni 70, perché 70, 80, vabbè, ovviamente è molto ampio la scelta, però insomma, ecco, Elton John è uno di quelli che stanno ristampando veramente tutto, ed è un artista... Io questi dischi ce l'ho, gli originali dell'epoca. Gli originali. Tra l'altro, racconto questo aneddoto. Io uno di questi album degli inizi, Time with Connection, che non è tra i suoi più conosciuti, ma è un bellissimo album, tutto ispirato all'epopea del West. E io, appunto, questi cartonati così, io lo utilizzavo addirittura, siccome si era scollata la parte centrale, era diventato una specie di cono acustico in cui io mi esercitavo a cantare, mettevo la bocca lì dentro un orecchio e con la sinistra sentivo la musica dal giradischi e sentivo la mia voce in questo cono di cartone, e così cominciavo ad esercitarmi per cantare. Quindi ho imparato a cantare su questi dischi qui, dischi di Elton dei primi anni 70. Bello. Senti, e poi per tornare un attimo abbiamo parlato di, vabbè, ovviamente di Revolver, dei Beatles, che insomma è uno dei dischi che peraltro è nella lista dei 500 migliori album nella storia della musica di Rolling Stones, che è al 3° posto. Ovviamente abbiamo parlato di Goodbye Yellow Brick Road di Elton John. Torniamo un attimo al Brasile. Tu hai citato un disco di Caetano Veloso che si chiama Circulado, l'ho pronunciato bene? Sì, Circulado. Perfetto, ecco, che è un disco di quelli forse un po' più eclettici, un po' bizzarri, se vogliamo, no? Della discografia cioè Caetano Veloso è un altro un po' come te, no? Che ha esplorato tanti territori, insomma, no? Poi erano degli artisti che anche da un punto di vista di produzione facevano delle cose abbastanza anche all'avanguardia, se vogliamo, rispetto a quella che era la bossa nova più tradizionale, classica, no? E in quell'album lì, tra l'altro, c'era un brano che noi in Stigradi abbiamo suonato tantissimo, che si chiamava Boas Vindas. Boas Vindas. Ecco, che secondo me è uno dei pezzi più belli che ha scritto Veloso, vabbè, tra i tantissimi, insomma, ecco. Infatti, che rapporto hai con la musica di Caetano Veloso, quindi?
non era facile scegliere un album di Caetano perché veramente ha una discografia sterminata che comincia dagli anni 60 Sì. e i capolavori sono talmente tanti che proprio... Però questo disco è stato, l'ho scelto innanzitutto perché è stato il momento in cui ero totalmente in trip tropicalista negli Ecco, anni esatto. 90, e però questo disco ha anche una caratteristica, è stato prodotto, quindi è un incontro tra il Brasile e la scena newyorkese, perché era prodotto da Arto Lindsay, che è un personaggio molto bizzarro dell'avanguardia newyorkese. C'è anche Sakamoto dentro questo disco che fa degli interventi molto, molto interessanti, molto innovativi per i tempi. E quindi mi piace perché proprio dal punto di vista della concezione è il Brasile, ma non è il Brasile classico, così anche un po' appunto da cartolina, e invece c'è questo innesto della scena d'avanguardia newyorkese e questo incontro che per me è magico. Peraltro hai detto anche una cosa molto interessante su questo album, a parte che sono tutti artisti che poi si sono ritrovati anche a collaborare in varie situazioni, in cui Sakamoto con Paola Morellenbaum, con lo stesso Veloso, ma con altri artisti della scena brasiliana, con Arto Lindsay, che insieme scusa, ogni tanto l'età avanza, il performer dei Talking Heads, Certo, David Byrne, David anche Byrne, lui, scusami, ecco, mi sfuggiva per un o secondo il Byrne o nome. Byrne, non so come si chiama, non ho mai David saputo Byrne, come. sì, sì, che è un altro appunto che poi ha preso un po' lo stesso Arto Lindsay, hanno fatto anche un'etichetta con cui hanno prodotto un sacco di musica incredibile, ecco, quindi queste sono un po' le contaminazioni che poi Che fanno grande piacciono a anche me. la musica più originale, no? E devo dire, è sempre molto interessante, quindi spero che chi ci segue magari ha poi la curiosità non solo di andare a risentire Microclima, i tuoi album, la tua discografia, eccetera, ma anche di questi artisti di cui parliamo, perché poi ovviamente è anche facile parlare, se vogliamo, dei Beatles, no? Come dire, però è bello anche scoprire per chi magari vuole sapere di più di Mario Venuti, che è un artista che ha ascoltato tanta musica anche molto diversa, come ad esempio Sign of the Times di Prince, che l'abbiamo citato la scorsa volta anche con Saturnino. È un disco che torna sempre poi alla fine, no? Perché è un album epocale, no? Dicono uno dei dischi più belli degli anni '80. Sì, io devo dire, è un'altra di quelle folgorazioni negli anni '80. Cominciai con 1999, poi arrivò Parade, e poi arrivò questo Sign of the Times con la prima, con appunto la title track iniziale, che era veramente qualcosa che non si era mai sentito prima. Tutto questo talking, questo fluire, che non era rap, ma era qualcosa di più. Un album doppio, quindi pieno di tantissime intuizioni geniali. Purtroppo io non ho potuto vedere il concerto di questo disco e un po' mi mangio le mani perché sicuramente sarà stata un'esperienza È stato il più bel stravolgente. concerto che abbia mai visto, credo, uno dei più belli in assoluto. Se tu l'hai visto, guarda, ti Sì. invidio, perché io ho potuto vederlo solamente qualche anno dopo per un altro tour, quando venni a Milano, quello con con il palco circolare, Circolare, no? sì, beh, ma non c'è tanta differenza, comunque già anche quello lì è stato un concerto incredibile, per cui io l'ho visto 3 volte, tra cui lo stesso concerto, forse a cui sei stato anche tu, e poi quello successivo allo stadio, però veramente Prince dal vivo penso sia stata una delle più incredibili performance di tutti i tempi in assoluto. Sì, poi la cosa che mi piaceva di Prince era proprio questo suo essere, sapere anche in questo caso richiamare delle influenze che erano molto chiare, no? Cioè, se vuoi un po' James Brown, un po' Jimi Hendrix, un po' questo essere un po' nero e bianco insieme, questa commistione, no, di elementi che derivano dalla musica nera più genuina, però anche tanta cultura, no? Poi erano strabilianti allora, per esempio, questi interventi orchestrali anche un po' dissonanti, è come se a un certo punto entrava Stravinsky che faceva dei interventi, ed erano cose che ai tempi veramente
mi scioccavano, perché dico, ma da dove arrivo? È un marziano questo, a parte la bravura tecnica, vocale. Quindi insomma questo è un disco assolutamente da avere, ecco. Sai, io ti ringrazio perché tu, a parte che dovresti fare come fanno tanti artisti anche americani e inglesi che hanno delle rubriche, non so, in radio, in televisione o sul web, perché sentirsi raccontare i dischi dai musicisti, dagli artisti in generale, è tutta un'altra cosa, perché noi siamo abituati come giornalisti, come diciamo addetti ai lavori del music business, della radio, non so, della televisione, via discorrendo, ad avere un approccio critico, ma dall'altra parte, no? Invece l'artista capisce molto di più il processo creativo che c'è all'interno di una costruzione di un album, no? Cosa che noi sicuramente non riusciamo ad avere. Io lo vivo come appassionato, no? Perché prima di essere stato giornalista ho comprato 10.000 dischi, no? Ok, nella mia vita. Però credo che ci dovresti pensare, perché è affascinante sentirti raccontare questi album, cioè l'idea che arriva Stravinsky e incontra Prince è abbastanza iconoclasta, no? Però mi piace molto perché fa capire tante cose, insomma. Senti, chiudo la cerchia dei 5 album con un disco che mi ha un po' sorpreso, anche perché non è il mio disco preferito di Rufus Wainwright. Ve ne ha fatti tanti, anche lì diciamo difficile. Sì. No, infatti tu hai scelto Want One, no? Giusto? Sì, che poi esatto. diciamo Want One e Want Two sono insomma tutto sommato un unico disco. L'indecisione tra i due naturalmente. Io preferisco il secondo, per esempio, no? Lo amo molto di più di questo. Preferisco il secondo, secondo me, ma ripeto, è interessante capire la tua scelta. Sì, ma comunque qua il livello di creatività e che aveva raggiunto Rufus era proprio in uno stato di grazia, per cui diciamo anche One Two è un capolavoro, però dovendone scegliere uno ho cominciato col primo, perché ci sono delle intuizioni geniali. Se c'hai la title track sotto mano e mi sciorini un po' di titoli, ti dico anche qualcosa in più. Vabbè, già dall'apertura così un po' stile musical, perché come sapete appunto Rufus aveva questo come dire gusto teatrale, no? Questa passione anche per la musica classica, per l'opera o per le forme affini, no? E si vedeva subito. Per esempio nel primo pezzo io ho visto anche un filmato al vivo e lui riproponeva a un certo punto con una scenetta un po' appunto Oh, What a World, il primo pezzo. What a World, esattamente. Ed è proprio una specie di cabaret contemporaneo, ecco. Sì. Ma lui ha sempre avuto questa guarda, lo metto in sottofondo, ma non posso tenerlo tanto perché poi sennò ci spengono, no? Sì, poi usa anche l'orchestra, a volte un po', sembra anche Bertolt Brecht in alcuni momenti, no? Poi qua in questo disco c'è la seconda traccia, I don't know what it is. Come? I don't know what it is. I don't know what it is, che sembrerebbe un innocuo pezzo pop così, un po' che ricorda magari Elton John o Billy Joel, però se tu lo ascolti bene, anche per i musicisti, perché Rufus Wainwright è un musicista molto amato dai musicisti, Sting lo adora, Elton John lo adora, i Keane lo adorano, i Pet Shop Boys lo adorano, perché ha una qualità musicale, armonica, di ricerca che è fantastica. Cioè le armonie che sono molte volte anche di derivazione classica, sono una cosa sorprendente. E questo pezzo, l'orchestra, quello che arriva a fare alla fine è iperprodotto, però tutto è equilibrato in una maniera fantastica. Bene. E peraltro lui ha detto tante volte di essersi ispirato spesso anche a Elton John, e lui aveva citato proprio Rufus, l'album Blue Moves di Elton John,
che era quel disco doppio con la copertina azzurra, che è uno dei dischi meno celebrati, ma che c'è questo abbinamento di lui con l'orchestra che è straordinario. No? Quel Blue Moves conteneva Tonight, una ballad famosa, Sorry Seems to Sorry Be the Seems to Hardest Be the Hardest Word, esatto. Stupenda, quella sì, fisarmonica francese. Tra l'altro mi fa piacere citare una cosa, visto che hai parlato di Rufus, che è anche un artista che ho apprezzato sin dai suoi esordi, diciamo così. Mi è piaciuto molto il fatto perché tutto quel mondo un po' dell'intelligenza gay, ma di grandissimo profilo come Anthony and the Johnson, no? Con tutto quel giro di musicisti anche newyorkesi, eccetera, che sono veramente incredibili. È uscito quest'anno l'album nuovo di Rufus, sì, che lo faccio vedere. Questa è la versione vinile, stupenda, con dentro il booklet, e mi fa piacere che è un album che è candidato ai Grammy quest'anno, quindi finalmente un artista un po' di qualità che entra in questo gota appunto dei Grammy Award, vedremo. E un'altra artista che è stata nominata ai Grammy, mi ricollego al discorso della musica brasiliana, è la figlia e cioè questa artista che mi piace molto, che è Bebel Gilberto. Scusate che spero che si veda. L'ultimo album di Bebel Gilberto è un disco molto particolare, anche questo è candidato ai Grammy, insomma, quindi poi chiudo con le novità, visto che insomma i tuoi album meravigliosi li abbiamo citati, sempre per rimanere nella qualità, visto che abbiamo Mario Venuti oggi, insomma parliamo di grandi artisti, anche di cantautori. A me è piaciuto molto anche questo nuovo disco di Elvis Costello. Elvis Costello è uno di quegli artisti che, a proposito di artisti eclettici, insomma, come tu stesso ti sei voluto definire, e che è partito con la new wave, con il rock, mezzo punk, eccetera, rockabilly, poi dopo è arrivato addirittura a fare dischi con la Deutsche Grammophon, l'album con Barbaccara, canta bellissimo il suo Juliet Letters, quello con il quartetto d'archi. Esatto, quindi mi piace molto questa cosa in cui gli artisti arrivano a un certo punto in cui cambiano un po' strada. Anche Sting ha fatto un disco addirittura di canzoni del 1600, di musica folk, no? Tradizionale irlandese, e quindi questo è un po' come dire, cioè l'artista quando matura, quindi non lo so, io mi auguro, spero presto di sentire anche queste canzoni napoletane, queste cose che tu hai voluto fare, diciamo così, anche per stupire un po' il tuo pubblico, se vogliamo, no? Sì, ma soprattutto lo faccio per me, per confrontarmi, per sfidarmi così, per superare un po' i miei limiti, no? E poi il mio approccio alla fine però è sempre mediato da tutta l'esperienza che ho, e quindi poi ne vengo fuori sempre come sono io. Alla fine, insomma, non tradisco la mia identità, però cerco di espandere un pochettino il raggio di azione. E noi siamo felici per questo. Allora, prima di salutarti, allora, io ho deciso in tutti gli appuntamenti di far vedere anche qualche libro dedicato alla musica, no? Visto che questo è ce ne sono tantissime di pubblicazioni dedicate alla musica. Siccome io sono un po' maniaco, non solo colleziono i vinili, i CD, confezioni speciali, eccetera, mi piacciono molto anche i libri di musica. Per esempio, questo qui si chiama For the Love of Vinyl, The Album Art of Hypnosis. È praticamente un bellissimo album, tra l'altro ha una copertina con una patinatura fatta con i solchi del vinile. Ovviamente adesso magari non si riesce a vedere bene dallo schermo del computer. Un po' ecco, esatto, praticamente questa qui è una raccolta dello studio Hypnosis, che è quello che ha fatto la famosa copertina dei Pink Floyd, no? Ok? Ma di centinaia di altre copertine incredibili, che molti di noi non le conoscevamo, no? Non so, per esempio le copertine dei Led Zeppelin, per esempio, no? Quasi tutti i Pink Floyd sono dello studio Hypnosis, e sono delle, che ne so, Peter Gabriel, la famosa mucca, vi ricordate la mucca dei Pink Floyd, no? Di Atom Earth Mother, ecco, Peter Gabriel, i Genesis, insomma, questo libro qui contiene tutte le copertine più famose dello studio Hypnosis. È un libro che si trova nelle librerie, insomma, ecco, se riuscite andate... Bellissimo regalo per Natale. Esatto, nelle librerie tradizionali,
se no ordinatelo, insomma. Comunque, se riusciamo ad agevolare i librai come i negozi di dischi, sicuramente aiutiamo i piccoli commercianti rispetto, insomma, alle catene. Ok. E poi saluto Mario, visto che non abbiamo parlato di David Bowie, ma tu sei uno che comunque ama anche il glam di David Bowie. È uscito questo album, lo faccio vedere, questa copertina. In realtà questa è la versione di un album famoso di Elton John, che adesso si chiama Metropolis. In realtà era la versione americana di questo album, che all'epoca si chiamava The Man Who Sold the World. Soltanto che poi lui ci ha ripensato e ha detto no, non lo faccio uscire con questa copertina, lo farò uscire in America con lo stesso titolo inglese. E quindi adesso, dopo la sua morte, la moglie ha dato l'ok per ristampare e ripubblicare tanto materiale, insomma, di David Bowie. Peraltro questo disco qui è uscito in versione trasparente o in versione nera, il vinile, però non c'è scritto sopra, quindi quando lo comprate dovete avere la fortuna di beccare quello trasparente. Io ho beccato quello nero, non sono riuscito a beccare quello colorato. E poi saluto Mario con l'ultima proposta dei dischi di quest'oggi, con questa meravigliosa collection di Joni Mitchell. Pensa che sono dei brani delle primissime registrazioni di Joni Mitchell negli anni 60, fatte dal vivo, tra l'altro rimasterizzate molto bene, erano delle normali cassette praticamente che sono state rimasterizzate. Ne hanno fatto un CD un box set con 6 CD e poi hanno fatto una, diciamo, riduzione su vinile con i brani più interessanti. E lei già cantava in maniera straordinaria, non so se forse la si vede un po' com'era, ok, con questa capello. Si chiama Early Joni 1963, io avevo 3 anni. Svelata, oddio, non dovevo dirlo. Vabbè. Allora Mario, senti, io ti ringrazio tantissimo. Sarei rimasto con te per altre 2 ore, anzi ti abbiamo anche tenuto molto di più. Io ho visto un sacco di messaggi di amici, Fabrizio, Irene, Giovanni, Emanuele, ne ho visti a decine di messaggi che ti salutano. Hanno detto addirittura che siamo belli. Vabbè, insomma, devo ringraziare diciamo i nostri amici della Solid Steel che mi aiutano tutte le volte a realizzare questo appuntamento, perché da un punto di vista tecnico è molto complesso, e quindi abbiamo proprio una regia, appunto Antonio e Gaetano della Solid Steel, che io ringrazio come sempre, e sono i miei. Io faccio orgogliosamente il loro brand ambassador e li ringrazio perché ci aiutano sempre a realizzare questi appuntamenti, e quindi grazie anche agli amici della Solid Steel. Mario, ci sentiamo molto presto. Speriamo anche di vederci presto, di abbracciarci. Assolutamente, ti aspettiamo dal vivo e spero di vederti anche di persona e riuscire a mangiare la tua cucina salutista, come sempre. Allora, ringrazio Mario e ringrazio tutti voi e ci vediamo la prossima settimana con un altro Mario e un altro siculo, perché Mario Biondi sarà con noi. Anche lui è un po' siculo. Beh, tu sei ancora più fedele, lui è un siculo ormai trasferito al nord definitivamente. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao a tutti.